Il clima politico in Italia si sta deteriorando a tal punto che è morto un migrante e nessuno ne parla. In Calabria, nel sud Italia, è morto Sako Soumaila. Aveva 29 anni, veniva dal Mali ed era un migrante regolare. È stato ucciso a fucilate come un animale. È un fatto gravissimo, eppure nella stampa europea non c'è stata nessuna reazione. Dopo il suo insediamento, una delle prime frasi dell'attuale ministro degli interni Matteo Salvini è stata: è finita la pacchia per i migranti. Ma in Calabria la pacchia non esiste. Soumaila era un sindacalista che lottava per i suoi diritti, uno dei tanti braccianti, 4.000 nel periodo di raccolta, che vivono in condizioni disumane e lavorano nei campi per 3 euro l'ora in nero. In una delle aree più povere d'Italia, i migranti sono gli unici a voler fare il pesante lavoro della raccolta delle arance. E a 8 anni dalla rivolta di Rosarno, i braccianti sono ancora i dannati della terra, vivono in baraccopoli senza né luce né acqua, in condizioni sanitarie e di sicurezza sul lavoro e igieniche pessime, e gli scontri con la popolazione locale così si moltiplicano. Sembra essere un andamento diffuso. Dall'inizio dell'anno in Italia sono stati 169 i casi di violenza a sfondo razziale, i più gravi a febbraio Macerata, a marzo un senegalese di 55 anni ucciso a Firenze. La morte di un migrante non fa più notizia, nessun media in Europa infatti ha scritto di questo omicidio. Ecco cosa c'era nell'agenda setting. La Francia era occupata a parlare dello Spider-Man, il migrante che ha salvato un bambino e ha ricevuto in cambio la cittadinanza. Tutto il resto del continente aveva i riflettori puntati sulla nave Aquarius, bloccata nel mezzo del Mediterraneo con 629 migranti a bordo, e su quale paese dovesse accogliere tutte queste persone. Ma il fatto del sindacalista morto è grave proprio per il momento in cui accade, perché è stato un campo di prova del nuovo governo per vedere come si comporta in tema di integrazione nelle aree più degradate, e non è stata spesa una parola per la morte di Sako. La stessa cosa potrebbe succedere in Francia, in Spagna, in Germania. Forse siamo talmente assuefatti da un bombardamento quotidiano di notizie allarmistiche sull'immigrazione da non renderci più conto della morte di una persona?